Ciao a tutti. Il comportamento del narcisista può essere complesso e spesso contraddittorio. Quando si tratta di affetto e di intimità come il bacio, le dinamiche possono diventare ancora più intricate. Per comprendere per quale motivo il narcisista molte volte evita di baciare, è utile esplorare i vari aspetti della personalità narcisistica e delle relazioni interpersonali. La psicologia del narcisismo. Il narcisismo è un disturbo della personalità caratterizzato da un bisogno costante di ammirazione e una mancanza di empatia verso gli altri. I narcisisti spesso vedono le relazioni come strumenti per soddisfare le proprie necessità, piuttosto che come autentiche connessioni emotive. Tale atteggiamento può influire in maniera significativa sul modo in cui gestiscono l'intimità fisica. La paura della vulnerabilità. Uno dei motivi principali per cui il narcisista potrebbe evitare di baciare è la paura della vulnerabilità. Il bacio, soprattutto se profondo e passionale, è un atto intimo che richiede un certo grado di apertura e di vulnerabilità. I narcisisti temono di mostrarsi vulnerabili poiché questo potrebbe minare la loro immagine di perfezione e di autosufficienza. Il bacio implica una connessione emotiva che il narcisista potrebbe trovare minacciosa, dato che teme di perdere il controllo sulle sue emozioni e sull'immagine che proietta agli altri. Il controllo delle relazioni. I narcisisti tendono a vedere le relazioni come una dinamica di potere, dove è fondamentale mantenere il controllo. Baciare qualcuno potrebbe essere visto come un gesto che concede troppo potere all'altra persona, suggerendo una sorta di dipendenza o di bisogno. Evitando il bacio, il narcisista mantiene una determinata distanza emotiva che gli permette di mantenere il pieno dominio. La superficialità delle relazioni. I narcisisti vivono e percepiscono le relazioni in maniera superficiale. Essi tendono ad evitare i legami profondi e significativi per non dover affrontare le proprie insicurezze e fragilità. Il bacio, in quanto espressione di affetto e di connessione, contrasta con la superficialità delle relazioni narcisistiche. Il narcisista potrebbe quindi evitare di baciare per mantenere la relazione su un livello più superficiale e meno impegnativo. Il disprezzo per i bisogni degli altri. La mancanza di empatia è un tratto distintivo del narcisismo. I narcisisti hanno difficoltà a riconoscere e a rispettare i bisogni e i desideri degli altri. Un bacio può essere un modo per esprimere affetto e considerazione per l'altra persona, ma il narcisista, focalizzato sui propri bisogni, non vede il valore in tale gesto. Di conseguenza, può evitare di baciare perché non comprende o non apprezza l'importanza che questo ha per il partner. L'idealizzazione e la svalutazione. Un'altra caratteristica delle relazioni con il narcisista è il ciclo di idealizzazione e di svalutazione. All'inizio della relazione il narcisista potrebbe idealizzare il partner, comportandosi in modo affettuoso e amorevole. Tuttavia, col passare del tempo, tende a svalutarlo e a percepirlo come inferiore e non all'altezza delle sue aspettative irrealistiche. Durante la fase di svalutazione entra nel ciclo del disprezzo e della punizione, che può includere smettere di baciare. Il timore dell'intimità. L'intimità autentica richiede una reciprocità emotiva che i narcisisti trovano difficile da sostenere. Il bacio, come forma di intimità, può essere percepito come un passo troppo vicino ad un livello di connessione che il narcisista non è disposto a raggiungere. Questo timore dell'intimità è radicato nella sua paura di essere scoperto come emotivamente vulnerabile o insufficiente. In sintesi, il motivo per cui il narcisista può evitare di baciare potrebbe includere la paura della vulnerabilità, il desiderio di mantenere il controllo, la superficialità delle relazioni, la mancanza di empatia, il ciclo di idealizzazione e di svalutazione e il timore dell'intimità. Ma ecco un elenco di pensieri che potrebbero attraversare la mente del narcisista mentre bacia la sua partner, tenendo in considerazione la sua complessità emotiva e le caratteristiche tipiche del disturbo. Spero che questo le faccia capire quanto sono irresistibile.
Il narcisista può vedere il bacio come un mezzo per rafforzare la propria immagine di fascino e di superiorità. La sto baciando soltanto perché lei lo desidera. Qui emerge la mancanza di autentica connessione emotiva. Il bacio è dato per soddisfare un bisogno della partner, non per vero affetto. Devo fare in modo che sembri tutto perfetto. L'attenzione al controllo e all'immagine si riflette anche nell'atto di baciare, cercando di mantenere una facciata impeccabile. Questo dovrebbe tenerla legata a me. Il narcisista potrebbe percepire il bacio come un modo per mantenere il controllo sulla partner, rafforzando così la sua dipendenza emotiva. Non vedo l'ora che finisca. La mancanza di interesse per l'intimità emotiva può portarlo a percepire un senso di impazienza o di disagio durante il bacio. Chissà cosa pensa di me adesso. Nonostante l'apparente sicurezza, il narcisista può essere preoccupato di come viene percepito, cercando costantemente l'approvazione e l'ammirazione. È solo un bacio, non significa nulla. Il disprezzo per l'importanza emotiva del bacio mostra la superficialità delle relazioni per il narcisista. Mi sto abbassando al suo livello. L'atto di baciare può essere visto come un compromesso che lui fa malvolentieri, sentendosi superiore. Spero che nessuno ci stia guardando. L'ansia di mantenere una certa immagine pubblica può far sì che il narcisista sia preoccupato di essere osservato mentre mostra affetto. Forse questo la farà smettere di lamentarsi. Il bacio può essere usato come una tattica per placare la partner ed evitare così confronti o lamentele. Non capisce quanto sono generoso a farlo. Sentendosi superiore può percepire il bacio come un atto di generosità piuttosto che di affetto. Devo ricordarmi di non perdere il controllo. La paura di mostrarsi vulnerabile lo porta ad un costante autocontrollo anche nei momenti di intimità. Mi merito di meglio. Un pensiero di svalutazione che riflette l'insoddisfazione e l'idealizzazione di un partner perfetto che, nella sua mente, non è mai abbastanza. Ma questo è il modo giusto di baciare. Anche nell'intimità può essere ossessionato dal fare le cose nel modo perfetto per mantenere l'apparenza di perfezione. Questo mi rende davvero speciale. Vede ogni suo gesto come eccezionale e degno di nota, anche quando si tratta di un semplice bacio. Mi piacerebbe essere altrove. La disconnessione emotiva può portarlo a desiderare di essere in un luogo o in una situazione che ritiene più stimolante o più gratificante. Non so se voglio farlo di nuovo. L'incertezza e il dubbio costante riguardo alle proprie emozioni e alle relazioni possono influenzare la sua disponibilità futura a baciare. Questi pensieri riflettono l'approccio egocentrico e spesso calcolatore del narcisista alle relazioni interpersonali, evidenziando la complessità e la sfida di stabilire un legame autentico con una persona affetta da questo disturbo. Liberati dalla morsa del narcisista e concediti la libertà di essere te stessa, perché solo quando ti allontani da chi ti soffoca con il suo egoismo potrai finalmente ritrovare la tua vera essenza. E il tuo partner narcisista ti bacia? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.